Salve amici e amiche mie e buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme un secondo piatto di carne gustoso e delizioso. Sto parlando dello spezzatino di manzo con carciofi. È un secondo piatto completo che mette d'accordo tutti in famiglia. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e buona preparazione. Ma mi raccomando, non saltate i passaggi per ottenere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. Per questa preparazione non abbiamo bisogno di carni nobili. Questo che sto utilizzando io è una copertina di costato, detta anche biancostato. Poi naturalmente ognuno di voi si può far consigliare tranquillamente dal proprio macellaio di fiducia. Adesso iniziamo la vera e propria preparazione. Come vedete ho qui nel piatto la carne che è già stata tagliata a bocconi, ecco così. E naturalmente è stato eliminato, diciamo, il grasso in eccesso, ma un po' di grasso ci deve essere appunto per favorire la cottura e ammorbidire la carne. Per prima cosa andiamo a infarinare la carne, quindi cosa facciamo? In un sacchetto per alimenti ho messo della farina, vedete? E adesso verso all'interno i bocconi di carne. Chiudo il sacchetto e lo scuoto così. Questo è un buon modo per non sporcarci le mani e non fare disastri. Prendiamo un colino, mettiamo la carne dentro, così, eliminiamo la farina in eccesso e la mettiamo da parte, la carne. Ecco qua. Infarinata la carne, ci trasferiamo ai fornelli. In una casseruola metto un giro d'olio. Naturalmente l'olio è sempre in base alla quantità della carne. Faccio riscaldare leggermente l'olio e unisco la carne. E andiamo a rosolare la carne in tutte le parti. Così facendo sigilliamo la carne. Rosolato bene la carne, aggiungo un po' di cipolla già tagliata a fettine e faccio rosolare anch'essa, però mi raccomando non fatela bruciare. Quindi andiamo a profumare lo spezzatino e ammorbidire naturalmente la cipolla. La cipolla si è ammorbidita, alzo un po' la fiamma e sfumo con un po' di vino rosso. E lascio evaporare l'alcol. L'alcol evaporato, aggiusto di sale e a questo punto unisco del brodo vegetale. Unisco il brodo vegetale, come vedete l'ho portato a filo della carne, quindi non ho esagerato. Adesso copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere il tempo necessario. Naturalmente di tanto in tanto andiamo a girare, quindi a controllare fino a che la carne non comincia a diventare morbida. E se necessita ancora di un altro po' di brodo lo aggiungete. Se non avete a disposizione il brodo potete naturalmente aggiungere dell'acqua calda, è buono lo stesso. Come vedete, se il brodo si è asciugato, e io ne metto un altro po'.
Sono passati circa 40 minuti e a questo punto io inserisco i carciofi all'interno della carne. Naturalmente i tempi di cottura variano sempre a secondo del tipo di carne che noi stiamo utilizzando. Quindi perciò regolatevi di conseguenza. Quando vedete che magari la forchetta inizia a penetrare la carne, vuol dire che la cottura è quasi ultimata. Quindi a quel punto aggiungiamo i carciofi. Scoliamo direttamente dall'acqua il limone e li versiamo all'interno. Aggiungo qualche oliva nera perché in questa preparazione ci stanno proprio bene. Metto un altro po' di brodo. Copro e porto a cottura. E dopo un'ora e mezza di cottura complessiva, cioè dall'inizio alla fine, lo spezzatino è pronto. Come ho detto prima, mi raccomando, la cottura della carne dipende sempre dal pezzo di carne che noi usiamo. Quindi io ho dato la mia cottura, però ognuno poi si regola di conseguenza, come dico sempre. Ed ora non ci resta che spegnere e portare in tavola. Terminiamo la preparazione con una spruzzata di prezzemolo e per chi volesse una spruzzata di pepe. Che dire amici, profumo meraviglioso, viene già l'acquolina in bocca, non vedo l'ora di assaggiarlo. Io vi saluto. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta. Se vi è piaciuta, mi raccomando, commentate. E come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca.